Ciao, io sono Andrea Saffirio. Uno dei dubbi più grandi che si hanno all'inizio e non solo quando ci si approccia al jazz è sì, ok, devo imparare i pezzi, più pezzi possibili, però la domanda è ma come li devo studiare questi pezzi? E questa è un'ottima domanda. Quindi cercheremo di rispondere a questa domanda anche se non c'è una risposta univoca, non c'è un metodo che funziona, quello è e basta. Però proveremo a dare diversi spunti abbastanza precisi. Ovviamente molto dipende dal tuo livello attuale, quindi le cose che già conosci, con cui hai una certa confidenza, le cose che ancora non mastichi bene, da quanto tempo hai per imparare quel brano e così via. Proveremo a pensare diversi metodi per diversi livelli, diciamo, non solo livelli di difficoltà, ma anche e soprattutto di profondità. Ed è chiaro che non sempre uno può avere tutto il tempo del mondo per fare questa cosa, però diciamo io vi do degli spunti, poi chiaramente a seconda se uno ha più tempo o meno tempo può sintetizzare o meno questa cosa. L'unica cosa che mi sento di dirti però è ricorda che ciò che impari in fretta dimentichi in fretta, ciò che impari lentamente dimentichi lentamente. Quindi non c'è una scorciatoia per imparare in fretta e non dimenticare, diciamo, ok? Quindi questo purtroppo bisogna scontrarsi con la realtà. Però è vero che se si impara a studiare bene, poi diciamo che il metodo si ottimizza e quindi si può ottenere un risultato altrettanto buono via via con un tempo sempre minore. Partiamo da un livello base. Adesso io per tutti questi esempi scelgo un unico brano che è If I Were a Bell, che è un brano che probabilmente avrete sentito magari dalle versioni di Miles Davis o altre versioni. Scelgo questo perché è un brano conosciuto ma non il più conosciuto di tutti, quindi magari se non lo conoscete o lo avete più o meno orecchiato ma non lo sapete suonare, magari potete provare a studiarlo effettivamente insieme a questo video o dopo questo video. Partiamo dal livello base, dicevo. Primo passo molto importante, ascoltare molte versioni. E questo è veramente importante perché la musica in generale passa dalle orecchie prima che da qualsiasi altro senso. Questo è veramente importante, non si può sottolineare mai abbastanza questa cosa. E nel jazz, che deriva da una tradizione orale e non scritta, questa cosa è ancora più evidente. Quindi ascolta diverse versioni e scegliene una o due che ti piacciono particolarmente e ascoltale magari più volte per cominciare ad assimilarle. Questo ti faciliterà il lavoro successivamente. In questa prima fase, quindi il cosiddetto livello base, comunque una volta ascoltato il brano lo leggeremo, quindi prendiamo lo spartito del brano dai cosiddetti real book e cerchiamo di leggere la melodia, solo la melodia, ignoriamo le sigle, ok? Cerchiamo poi appena possibile di fare una cosa estremamente importante, ovvero interpretare il ritmo. Quindi sì, leggiamo le note e più o meno il ritmo che è scritto sullo spartito, ma magari proprio seguendo ad orecchio ciò che abbiamo assimilato sentendo varie volte le versioni che ci piacciono, proviamo a modificare leggermente il ritmo in modo che suoni più sincopato, più jazzistico, cosa che spesso negli spartiti su Real Book non è riportato. Magari negli spartiti dei Real Book è riportato un ritmo molto più statico e invece la cosa che dobbiamo fare nel leggerlo è cercare di interpretarlo, rendendolo più movimentato. Si possono anche stabilire alcune regole per cercare di farlo, io vi consiglio invece di ascoltare tante volte e provare a modificare il ritmo ad orecchio cercando di renderlo più simile alla versione che avete scelto che vi piace, non necessariamente identico, solo più simile, ok? Prendiamo l'esempio, la prima sezione del tema di If I Were a Bell. Eccetera, eccetera. Siccome questi pezzi possono essere anche abbastanza lunghi, tra virgolette, quindi magari questo pezzo è di 32 battute, con due sezioni che si ripetono, quindi possiamo dire A, B, A, C, può essere intelligente suddividerlo a sezioni, quindi lavorare a gruppi di 8 battute, ripeterli un po' di volte e poi piano piano assemblarli. Ora, leggiamo, sempre leggendo lo spartito, suoniamo le fondamentali degli accordi come sono indicate, quindi 1, 2, 3, 4.
e così via. Magari questa cosa si può fare anche mentre ascoltate il disco e quindi cercate di seguire lo scorrere degli accordi suonando questi bassi insieme al disco. Può essere anche molto divertente, non sempre semplice, però secondo me provarci può essere una buona idea, può essere molto divertente appunto. Ora proviamo a suonare invece la melodia e i bassi contemporaneamente. Questo richiede un po' di coordinazione, quindi tanto meglio si hanno assimilate le parti separate, tanto più facile sarà metterle insieme. Eccetera. Poi il tipo più semplice di voicing che possiamo utilizzare per esprimere questi accordi sono gli accordi terza e settima, quindi cominciamo a familiarizzare col suono dell'armonia nella sua versione più semplice, quindi dimentichiamoci della melodia e suoniamo il basso e terza e settima, quindi 1, 2, 3, 4. Eccetera, eccetera. Ora, chiaramente questa cosa non suona grandiosa all'inizio, però è veramente importante costruire su fondamenta solide. Veramente questa cosa vi permette poi di spiccare il volo, cioè spendere del tempo per assimilare bene le basi rende tutto il resto molto più semplice, veramente in discesa. Poi la cosa che possiamo provare a fare è suonare terze e settime degli accordi, magari con una base che ci suona i bassi, per esempio. E adesso io suonerò melodia e terze e settime degli accordi, semplicemente, senza base. 1, 2, 3, 4. Eccetera. Questo in particolare suona un po' vuoto, appunto perché mancano le fondamentali. Ma non vi preoccupate, questo diciamo è una parte preparatoria al poi poter suonare effettivamente il brano. Vedrete che una volta che l'avete fatto un po' e riuscite a farlo a tempo, mettendo una semplice base, il tutto suonerà molto più pieno e più soddisfacente. A quel punto passiamo all'improvvisazione. Vi consiglio all'inizio anche solo con la mano destra, l'importante è cercando di mantenere comunque la sequenza degli accordi e il tempo, quindi seguendo la struttura, poi piano piano magari anche inserendo la mano sinistra, di cui per adesso non ci preoccupiamo particolarmente del ritmo. Poi magari in futuro farò un video parlando proprio di questa cosa, dato che qualcuno me l'ha chiesto effettivamente, della coordinazione tra le due mani e di come utilizzare ritmicamente la mano sinistra mentre si legge un tema. Per quanto riguarda l'improvvisazione, come ho detto in altri video, ritengo che sia particolarmente importante focalizzarsi sul punto di arrivo quando cambia un accordo e quindi diciamo mettere, almeno inizialmente imparare a mettere in battere le note cordali. Possiamo cominciare a esercitarci, a assimilare questa cosa anche ad un livello molto base, appunto, diciamo suonando solamente la terza o la quinta di un accordo, per esempio, in battere e nient'altro dopo. Quindi adesso io suonerò terza e settima, ma metterò anche un basso così gli accordi si capiscono meglio. Io ad esempio provo a suonare solo terze. 1, 2, 3, 4. Solo quinte. Poi magari possiamo cominciare a mettere dei piccoli collegamenti. Prima avevamo... Adesso magari possiamo aggiungere delle piccole note di raccordo per atterrare, quindi... per esempio. Dopodiché ognuno al proprio livello di consapevolezza attuale, improvvisazione libera, cercare di suonare su questi accordi al vostro livello attuale e familiarizzare un po' e suonare un po' e sinceramente pure cercare di divertirvi. Ok, livello base superato oppure era troppo semplice per te e quindi ti prudevano le mani e volevi già andare alla parte successiva del video? Ok, ci siamo. Livello
medio, diciamo, poi avremo il livello avanzato e poi ci fermiamo, tranquilli. Prima cosa che cambia è, se riesci, prova a imparare la melodia ad orecchio da una versione che senti, quindi tutta la parte di ascolto rimane uguale, ma se riesci invece di stampare lo spartito e leggere, prova a imparare la melodia ad orecchio. Questo può essere molto faticoso, specialmente se non hai mai fatto trascrizioni, mai imparato nulla a orecchio. Per qualcuno è molto naturale, molto semplice, per qualcuno sembra un muro insormontabile. Effettivamente non è semplice, ma diciamo che magari se ci si abitua piano piano, veramente è proprio un muscolo che si allena col tempo e con l'esercizio, e via via è sempre più facile e dà sempre più gusto essere in grado di capire al volo quello che succede e riprodurlo rapidamente al pianoforte, diciamo. Chiaramente melodie semplici, via via che si complicano le cose, è sempre più complicato, ovviamente. Tra l'altro sto pensando di fare un video in futuro con delle linee guida per imparare a trascrivere, ma devo ancora capire bene come fare, perché per farvi vedere come trascrivere devo farvi sentire dei brani che però sono protetti da copyright e quindi non posso farli ascoltare su YouTube, quindi mi devo inventare qualcosa, magari registro qualcosa io e poi fingo di non conoscerlo e provo a trascriverlo, magari, non lo so, ci sto ancora pensando. Se avete suggerimenti più furbi di questo, più intelligenti di questo, fatemelo sapere, sicuramente vi verrà qualche idea. Quindi, se riesci a imparare la melodia d'orecchio, benissimo, altrimenti torniamo al metodo base, la leggi, oppure l'hai imparata a orecchio, c'è qualche dubbio, poi stampi lo spartito e verifichi se ci sono degli errori o delle note che effettivamente ti sembravano in un modo, invece poi leggendo dici no, ok, effettivamente è così, per dire. Poi suoniamo la melodia ai bassi, come prima, e qui si aggiunge un altro step, ovvero cerchiamo di trasportare la melodia e le fondamentali degli accordi in un altro paio di tonalità. Non è necessario trasportarla in tutte e 12 le tonalità, ne bastano un paio, perché questo ci forza a capire il meccanismo e quindi non pensare più nota per nota come una sequenza di comandi da memorizzare, ma a vederli nel loro insieme. Ad esempio, questa sequenza di bassi in realtà è un 2-5-1 in Fa, anche se il primo accordo è Sol settima e non Sol minore. Ok? Quindi ci aiuta a compattare le informazioni in blocchetti più memorizzabili, diciamo. Quindi facciamo l'esempio della sezione A. Solo il fatto di sapere di doverlo trasportare ci porta, quando lo suoniamo nella tonalità originale, a pensare: aspetta, fammi capire dove stiamo. Quindi siamo in Fa e iniziamo dalla terza della tonalità. E poi verso la quinta. Proviamo a farlo in Si bemolle magari, quindi 2-5-1 e partiamo dalla terza. Eccetera eccetera. Proviamo a farlo magari in un'altra tonalità ancora diversa, anche in Do maggiore per esempio, e così via. Un paio di tonalità bastano, serve solo per sbloccare questo ragionamento dove non abbiamo più imparato le note senza sapere che stiamo facendo, ma le cominciamo a collocare in un contesto, perché per trasportarle abbiamo bisogno di pensare al contesto per poterlo replicare in qualche modo. Poi, altra cosa che cambia in questo approccio è il tipo di voicing. Possiamo passare a un tipo di voicing un po' più avanzato, ad esempio i voicing rootless o left hand voicing, come li vogliamo chiamare, insomma quelli senza fondamentale. Li abbiamo visto abbastanza approfonditamente nel video sui voicing, se te lo sei perso te lo lascio qua. Quindi proviamo a suonarci i nostri voicing senza fondamentali. Per adesso non preoccupiamoci del ritmo, magari del tempo ma non del ritmo. 1, 2, 3, 4. Eccetera eccetera. Poi magari possiamo aggiungere un ritmo, sia un ritmo specifico che il ritmo che vi viene più naturale, quindi
eccetera, eccetera. Adesso ho suonato un ritmo libero, magari invece possiamo suonare un ritmo più costante, ad esempio. Cosa che sinceramente vi consiglio inizialmente prima di andare col ritmo libero. Dopodiché melodia e accordi senza fondamentale con base. Adesso lo farò senza il basso, però poi col basso chiaramente il risultato sarà molto meglio. Ci siamo capiti, insomma. 1, 2, 3, 4. Anche qui non mi sto ancora preoccupando del ritmo, intanto per mettere le mani nelle posizioni giuste, assimilare gli accordi, la melodia, memorizzarle. Poi, quando tutte queste informazioni sono, diciamo, al sicuro, allora magari possiamo anche complicare le cose. Se invece ti senti già a tuo agio e vai ad aggiungere il ritmo subito, tanto meglio, certamente. Dopodiché, stesso discorso di prima, improvvisazione, magari partendo dalle note cordali e collegandole, e poi improvvisazione libera, se riesci già con questi accordi senza fondamentali. Ok, ci siamo, ultimo step, livello più avanzato. Rimane il discorso di ascoltare il più possibile delle versioni. In questo caso cerchiamo di imparare la melodia ad orecchio e le fondamentali degli accordi ad orecchio, e se ci riusciamo un po', diciamo, unendo le informazioni che ci dà la melodia e il basso, un po' facendo delle prove e cercando di ascoltare, proviamo a dedurre anche le qualità degli accordi ad orecchio, che sembra una cosa assurda, difficilissima, ma in realtà una volta che abbiamo la melodia e le fondamentali, basta provare e vedere, ad esempio, sul Sol e sul Do la terza è maggiore o minore. Ok, quindi proviamo sentendo, magari se abbiamo capito che siamo in Fa maggiore più o meno, proviamo a mettere il Si bemolle e sulla registrazione sentiamo che se noi facciamo c'è qualcosa che non va fino in fondo. Quando proviamo il Si naturale effettivamente funziona meglio. Poi proviamo la settima, scopriamo che la settima minore ci sta meglio, fa anche parte della melodia, quindi già il sospetto ci viene, e così via. Poi chiaramente ognuno fa come riesce, magari vi perdete qualche accordo qua e là che non riuscite a capire, sforzatevi un po' e poi quando state proprio lì in quella fase in cui dite senti, non ho idea di che accordo sia questo, vi stampate lo spartito e controllate se avete beccato gli accordi, e quelli che non avete capito vedete cosa c'è scritto. Posto che poi gli spartiti di Real Book non sono totalmente affidabili, però in attesa di costruire questa abilità per trovarseli da sé, gli accordi intanto sono un buon riferimento, almeno per adesso. Poi, molto importante continuare a fare questo passaggio, anche se sembra molto base, di suonare la melodia e i bassi. Dopo magari possiamo cominciare a riempire con degli accordi, siano tutti alla mano sinistra, magari per piano solo, o divisi tra le due mani, quindi che so, eccetera, eccetera. Adesso ho diviso più o meno gli accordi tra le due mani. Anche qui, a questo punto, trasportare in qualche tonalità, 2-3 tonalità, per memorizzare meglio il meccanismo, in modo da andare a scavare un po' di più e andare a salvare queste informazioni nella memoria a lungo termine, diciamo. Melodia e bassi, oppure dopo anche melodia e bassi riempendo con degli accordi, insomma, questo vedete voi. Chiaramente se fate entrambe le cose è meglio perché è più approfondito. Una cosa che aggiungiamo a questo livello, il cosiddetto livello avanzato, è ragionare sulle possibili riarmonizzazioni. E quindi non chiaramente tutte le possibilità, che ci dobbiamo fare una matrice e fare il calcolo combinatorio, ovviamente no, però vedere suonando se ci viene in mente qualcosa dove possiamo magari inserire delle piccole sostituzioni. E anche qui ognuno col proprio linguaggio armonico e con le cose che ha assimilato e le cose che ha meno assimilato, provare a fare questa cosa. Ho già fatto dei video ad esempio riguardo le sostituzioni di tritono, in futuro probabilmente farò un video proprio sulla riarmonizzazione racchiudendo un po' di tecniche.
Quindi faccio un esempio adesso, sempre della prima sezione, magari aggiungo qualche accordo di passaggio, quindi qualche tritono, qualche dominante secondaria, qualche accordo di dominante che prima è sus e poi diventa dominante e così via, specialmente nella seconda parte. E così via. Quindi che è successo? Specialmente nella seconda parte sono arrivato all'asse mi diminuito con si bemolle minore, poi canta la, per arrivare a re settima utilizzo un mi bemolle settima, sostituzione di tritono di la settima, re settima, poi la sua sostituzione di tritono, la bemolle, qua ho forzato un po' la mano perché c'è anche un la naturale nella melodia, sol minore, invece di andare subito a do settima, re bemolle settima che è la sostituzione di tritono per cadere su do, poi do sus, do settima con la nona bemolle. Le ho dette velocissime queste sostituzioni perché se sai di cosa stiamo parlando, bene, se non sai di cosa stiamo parlando sarebbe troppo lungo spiegare tutto quanto in questo video. Intanto c'è il video sulle sostituzioni di tritono che vi metto qua, che vi potete andare a vedere, che già vi aiuta a capire un po' di cose. Poi se ci sono dubbi specifici proprio di argomenti che volete approfondire, me lo fate sapere nei commenti e ci faccio un video apposta, altrimenti questo video diventa un video di 4 ore. Poi magari si può andare ancora oltre e pensare a eventuali idee di cosiddetta orchestrazione, cioè proprio dell'esecuzione del brano al pianoforte. Magari, che ne so, voglio mettere una piccola risposta alla mano sinistra sull'atterraggio del fa maggiore, delle ottave acute prima di andare alla sezione B, quindi che so. Eccetera, eccetera. Questa è solo la punta dell'iceberg delle 1000 cose che si possono fare e qui chiaramente anche ascoltare e rubare qua e là dei piccoli trucchi è molto utile. Come dicevo all'inizio, non sempre si ha tutto questo tempo e quindi, che ne so, dici ok, da queste spiegazioni io mi sento a livello medio e seguo tutta la procedura del livello medio. Magari uno non ce l'ha sempre tutto questo tempo, ma se ogni tanto qualche brano lo studia in questo modo, sicuramente farà più fatica a dimenticarlo e lo saprà meglio, lo imparerà meglio, ci improvviserà meglio perché diciamo che conosce il brano a un livello più profondo. E poi che succede? Che se fate questa cosa un po', piano piano, anche quando studiate quei brani dove non avete molto tempo e quindi li fate un po' più al volo, comunque parte della profondità che avete acquisito in quei 2, 3, 4 brani che avete imparato più a fondo, in qualche modo sfocia anche in questi altri brani, cioè ve la ritrovate comunque anche negli altri brani. Veramente è un modo non solo di studiare il brano per studiare il brano, ma proprio di migliorare al pianoforte, in qualche modo per andare in profondità. Quindi, sebbene possa essere a volte un procedimento un po' lungo, quando avete un po' di tempo ve lo consiglio assolutamente, quantomeno di provare. E poi, se devo dirvi, anche fare degli esperimenti e aggiustare questo metodo a seconda di come siete fatti voi, di cosa vi piace, di cosa vi riesce meglio, cosa avete più difficoltà nel fare, aggiustare il vostro metodo, insomma fate proprio degli esperimenti su voi stessi che poi è anche, devo dire, una parte divertente dello scoprire la musica in qualche modo. Come sempre, se avete dubbi, domande, curiosità, suggerimenti per i prossimi video, fatemelo sapere nei commenti. Se vi va, vi potete iscrivere al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie!